Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi faccio vedere come riparare un paio di scarpe da tennis. Ecco, come potete vedere la scarpa qui è molto rovinata, perché come vedete mancano i pezzi, anche qua sotto si è svuotato perché la gomma si è consumata e all'interno non ha nicchia vuota, quindi manca proprio materiale e se la mettiamo sul piano si vede che la suola ha un'usura irregolare, si è consumata più verso l'esterno rispetto all'interno, come si può notare, quindi manca proprio del materiale. Quindi adesso vedremo un attimo come si può fare per ovviare a questo inconveniente, per riparare questa scarpa, che è comunque una buona scarpa, è ancora in buone condizioni. Ecco, una cosa che va detta innanzitutto, prima di iniziare la riparazione, in questo caso vedete che la scarpa è pulita perché è stata lavata. Naturalmente deve essere molto pulita, specialmente la gomma sotto, non ci deve essere polvere, non ci devono essere frammenti di pietrisco, foglie, eccetera, eccetera. Quindi prima di fare questa operazione lavate bene la scarpa a mano oppure in lavatrice, a seconda come siete abituati. Fatto questo possiamo procedere con la riparazione. Quindi per la nostra riparazione cosa usiamo? Allora, innanzitutto una pistola per colla a caldo. In questo caso, trattandosi di una scarpa bianca, allora ho comprato un set di stick di colla di colore bianco. Anche queste dei cinesi sono 1, 2, 3, 4, 5 stecche, che sono più che sufficienti. Ne useremo penso un paio, forse tre. Costano 1,5 euro, quindi una cifra veramente irrisoria. Se avete altri colori non ci sono problemi perché esistono un po' in tutti i colori. Qua, ecco, qua ho altri modelli, per esempio se avete la scarpa rossa c'è il rosso, il giallo, ne avevo in giro anche altre, verdi, blu e compagnia bella, ma poi le ho finite per altri lavori. In ogni caso, quello che occorre, appunto, essendo la scarpa bianca, mettiamo di fianco, sì, un bel bianco, quindi utilizzeremo questi. Poi cosa serve? Allora, visto che come abbiamo detto andremo a riempire tutta questa cavità e è anche irregolare, nel senso che manca proprio una parte di materiale, allora ho preso un cartoncino qualsiasi, e questo andrà adagiato sulla parte mancante, in modo da fare da contenitore. Vediamo se riesco a farlo vedere meglio. Allora andrà messo così sulla parte della scarpa e andrà avvolto intorno alla scarpa stessa. Faremo vedere che andrà messo in questo modo, in modo da creare una sorta di, diciamo, di tenuta per quando andremo a colare il collante a caldo. Però prima di posizionare questo cartone, poiché la colla aderisce su qualsiasi superficie, andrebbe ad aderire anche al cartone e andrebbe a incollare il cartone stesso alla scarpa. Quindi va rivestito con un materiale al quale la colla a caldo non aderisce e diciamo si stacca facilmente. Questo materiale è un materiale che abbiamo in casa tutti perché si tratta della classica carta forno. Ecco, qua devo ringraziare parecchie youtuber, adesso non le sto a citare tutte, che grazie alla carta forno fanno delle creazioni molto belle con il collante a caldo, molte decorazioni, specialmente con la colla colorata. Poi adesso che era il periodo di Natale si sono proprio sbizzarrite. Comunque in ogni caso a noi serve la carta forno e adesso faccio vedere come andrà posizionata. Quindi abbiamo il nostro cartoncino e andremo a mettere la carta forno incollata sopra il nostro cartoncino in modo che poi il collante non farà presa su quest'ultima. Ed ecco qua, l'abbiamo rivestito, il nostro cartoncino, l'abbiamo semplicemente avvolto con la carta forno. Questa qui è la parte che andrà ad aderire alla superficie della scarpa stessa, che in modo che farà da, diciamo, da cassaforma per il colaggio della colla a caldo. Ecco, adesso prima di procedere però vedete che qui abbiamo delle zone dove la gomma si solleva un po' ma è comunque attaccata dall'altra parte. Quindi queste si possono anche lasciare
Sotto andremo a mettere semplicemente la colla e uno spessore e queste aderiranno. Queste parti invece che si stanno staccando, vedete, questa si sta staccando, questa qua non servirà più, quindi con la forbice andremo semplicemente a rimuoverla, perché altrimenti sarà di impedimento durante il nostro procedimento. Quindi la togliamo e la buttiamo via. Adesso tutta questa zona, vedete, è troppo vasta per riempirla di colla, quindi dovremmo riempirla con qualche altro materiale. Adesso farò vedere qual è il materiale che userò. Ecco cosa useremo, un ottimo materiale che avete di sicuro in casa, il cotone idrofilo, detto anche bambagia, che è un materiale molto morbido, soffice, che si può comunque comprimere e che andrà benissimo per il nostro scopo. Quindi iniziamo a fare vedere come fare, quindi partiremo da questi, quindi li solleveremo, visto che la distanza è comunque parecchia, gli mettiamo al suo interno un po' di cotone idrofilo e lo spingiamo con l'aiuto di una forbice, di qualcosa. Non troppo, perché non deve essere fino alla fine, perché comunque ci va la colla a caldo che serve per tenere. Ecco, come dicevo, colla a caldo avevo dentro il nero io prima, perché come ho detto all'inizio avevo aggiustato una scarpa che era nera. Quindi adesso ho messo dentro lo stick bianco, eccolo qua, però nella rimanenza scenderà comunque nero. Proviamo a dare un'occhiata, vediamo un po', e infatti vediamo che scende ancora nero. Ma in ogni caso non ci sono problemi perché tanto qua è sotto, quindi ce ne serve poco, quindi possiamo benissimo usare il nero. Quindi riempiamo e andiamo a chiudere la parte interessata. Se uscirà un po', come qua, non fatelo su, non toglietelo subito. Primo perché la colla a caldo scotta, perché comunque si scioglie attorno ai 100 gradi. Secondo perché è meno modellabile adesso. Se invece aspettiamo qualche secondo, diciamo un 30-40 secondi, si asciugherà parzialmente, allora a quel punto potremo andare a rimuoverlo. Ecco, adesso si è quasi asciugata, quindi andremo lì e come vedete si riesce a rimuoverla tranquillamente senza problemi. Ecco, vedete che il primo pezzo qua è aggiustato e qua da qua non si stacca più. Facciamo quest'altra parte, prendiamo sempre il nostro pezzettino di cotone idrofilo, di bambagia, lo cacciamo sotto, ok, prendiamo la colla a caldo, una spruzzatina, chiudiamo, anche qui i bordi la lasciamo sbordare, come dicevo prima non c'è problema, teniamo lì qualche secondo, una ventina, una trentina di secondi e poi dopo andiamo a togliere queste estremità che sono uscite appunto con la mano. Una volta che abbiamo aggiustato queste parti di contorno, poi passeremo ad aggiustare la parte più rovinata. Allora, cominciamo. Come abbiamo detto, prendiamo sempre la nostra bambagia e andiamo a inserirla in tutte queste zone dove la colla è mancante. Ok, a questo punto prendiamo il cartoncino e lo avvolgiamo nella parte dove dovremmo colare la colla a caldo. Per tenerlo lì io avevo questi elastici neri che si usano per i pacchi in genere e quindi sono andato a fissarlo in questo modo. Se non avete questo, prendete lo scotch da elettricità, nastro isolante, fate qualche giro, andrà benissimo, un elastico o qualcos'altro, qualcosa comunque che tenga in posizione questo. Quindi adesso andremo a scaldare la pistola a caldo. A questo punto metteremo lo stick bianco, faremo uscire tutto il collante nero e poi andremo a colarlo in questa zona qui che abbiamo preventivamente riempito di bambagia in modo da creare un certo spessore all'interno della suola stessa. Ok, adesso a questo punto iniziamo la colata della colla bianca vera e propria. Quindi iniziamo.
Sta venendo un ottimo risultato, quindi adesso la metteremo in piano ad asciugare finché la colla non sarà completamente fredda. Ok, rimuoviamo la parte che è servita per ricostruire la zona e vediamo che la superficie è un po' disconnessa adesso, ma adesso la sistemeremo, la metteremo a posto. Allora, per sistemarla prendiamo il taglierino e semplicemente andiamo a rifilare i bordi. Ecco, dopo che abbiamo passato il taglierino, abbiamo rimosso la parte in eccesso, ecco come si presenta. Va quasi bene, non dico ancora bene, ma quasi. Quindi alla fine per dare la finitura totale, lisciarlo un po', dargli un aspetto un po' migliore, prendiamo una lima, mezza dolce, e andiamo a passare le asperità che ancora ci sono. Facendo l'altra scarpa mi sono poi reso conto che sarebbe stato meglio scaldare la superficie alla quale la colla andrà poi posta tramite un phon, un riscaldatore ad aria calda. Prima di mettere la colla prendiamo il phon o la pistola a caldo, quella che avete, il phon va bene, e scaldiamo tutta la zona dove dovrà andare la colla. In questo modo la colla andrà su una parte che è già calda e quindi aiuterà ad attaccare meglio la colla, aderirà meglio, si scioglierà meglio. Ecco, questo qua è il risultato finale. Come vedete adesso sono un po' più bianche perché la colla è più bianca del resto, la scarpa è un po' usata. Però abbiamo ritirato la suola esattamente come era in origine e non si nota neanche tanto. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.